Ciao e benvenuto in questo nuovo video. Innanzitutto grazie per aver cliccato sul video e aver deciso quindi di guardarlo e approfondire l'argomento che tratteremo in questo video. Siamo ovviamente sempre nella stagione primaverile, quindi le nostre poiane hanno iniziato la loro muta, il cambio delle piume e delle penne, almeno per quanto riguarda le mie. Wallace e Merida sono già in muta da circa 20 giorni, hanno già cominciato a perdere il loro piumaggio, mentre invece per quanto riguarda Connor sto aspettando ancora un attimo a metterlo in muta perché mi serve ancora un Harris pronto per il lavoro, per finire qualche lavoro nel Bear Control. Dopodiché anche lui penso verso la fine di maggio verrà messo in muta e anche lui farà il suo cambio di piume e di penne e il riposo meritato, perché quest'anno è stato un anno veramente, tra caccia e lavoro, un anno veramente molto intenso, e quindi si meritano tutti anche la loro stagione di vacanza, diciamo in questo modo. Abbiamo già visto in video precedenti quello che io faccio, diciamo, per esempio per la cura dei loro piedi, su come ingrasso e che prodotti utilizzo per ingrassare il pellame, quindi geti e bracciali che loro indossano tutto l'anno. Vi consiglio di andare a rivedere anche questo video che vi metto qua, in modo che possiate facilmente trovarlo. Ma veniamo all'argomento di oggi. Oggi vedremo il pareggiamento, il taglio del becco. Il becco ovviamente è fatto dalla stessa sostanza di cui sono fatte le nostre unghie, è fatto di cheratina, e quindi ovviamente la sua crescita è costante. In base alle stagioni cresce più velocemente o meno velocemente, ma diciamo che le nostre poiane di Harris che vivono con noi in cattività hanno bisogno ogni tanto di un controllo al becco e di una limatura, o addirittura, se è un po' troppo lungo, di un taglio e di una conseguente limatura. Vi dico già che vedendo questo video non è detta che voi impariate a farlo nel modo corretto, e quindi se siete alla vostra prima volta vi consiglio comunque di farvi assistere o da un veterinario esperto in questo tipo di operazione o da un falconiere comunque che vi possa aiutare e farvelo vedere, perché non è una pratica che può sembrare semplice, ma in realtà se non la faccio in modo corretto posso causare anche danni abbastanza importanti all'animale se faccio qualche errore. Vediamo adesso l'attrezzatura molto semplice di cui ho bisogno per effettuare il taglio del becco. Allora, la prima cosa di cui ho bisogno è di un tronchesino valido, ovviamente, e soprattutto di un tronchesino che non utilizzo per tagliare i rami delle piante, per tagliare il fil di ferro, per farci qualsiasi cosa, ma un tronchesino molto affilato che ovviamente utilizzerò solo ed esclusivamente per il taglio del becco. Perché vi dico questo? Perché se questo tronchesino io comincio ad utilizzarlo per tagliare il ferro, per tagliare i rami, ovviamente perderà la sua filatura, mentre invece per questo tipo di operazione ho bisogno di un tronchesino che praticamente con una lieve pressione nel becco, tac, vada immediatamente a tagliare la porzione, la piccola ovviamente porzione di becco che io devo andare a togliere. Un'altra cosa di cui necessito è una lima. In questo caso io uso una lima, vediamo se riesco a farvi capire, è una lima morbida, non è una lima di metallo, ma è praticamente quella si trova nei negozi, sono quelle che usano anche le donne per limarsi le unghie. Fondamentalmente è un supporto di legno molto morbido e flessibile, come vedete, con applicata sopra sostanzialmente della carta vetrata, e quindi questa poi servirà per togliere le sbavature che il taglio del tronchesino può lasciare sul becco e che quindi possono dar fastidio poi alla lingua, diciamo, del mio rapace. Vedrete che non userò la lima a secco, ma la terrò bagnata e inumidita, perché comunque io, andando a strofinare sul becco, produco calore e ovviamente il becco ha terminazioni nervose che percepirebbero immediatamente il calore prodotto dallo sfregamento della lima, e quindi è bene tenere la lima bagnata in modo che non vada a aumentare la temperatura, diciamo, durante la lima, mentre limo il becco. Ora qui abbiamo la nostra Merida che dovrei riuscire a farlo assolutamente senza cappuccio.
perché lei è di solito molto brava in questo tipo di approccio. Allora, come vedete, il suo becco è leggermente da tagliare, proprio, ma non tantissimo, e quindi non basterà, qui non basterebbe la lima, perché altrimenti dovrei limare una porzione molto, molto ampia. Ovviamente è importante che io durante il taglio vado a rispettare l'angolazione che ha il becco, e adesso vediamo meglio nel dettaglio, prima di effettuarlo, a cosa mi riferisco e di cosa sto parlando. Allora, come si può vedere da questa immagine, il becco di Merida ha bisogno di essere accorciato. Come andrò ad accorciare il becco? Ovviamente non devo fare il taglio in modo che alla fine il becco di Merida diventi, invece che appuntito, diventi quadrato, ma devo rispettare ovviamente con il taglio, diciamo, l'angolazione naturale che dovrebbe avere un becco della nostra poiana. Come faccio? Adesso vedete che in questa immagine vi ho praticamente tracciato la linea ideale sulla quale io dovrei operare il taglio e la conseguente limatura, per dare una forma il più naturale possibile al becco della mia poiana, evitando che diventi un becco con un finale quadrato, ecco. Bene, quindi adesso vado a prendere il becco di Merida, cerco di rispettare quello che devo la porzione di becco che devo tagliare, e vado ad effettuare il taglio. Ho già tagliato, adesso ovviamente a lei dà parecchio fastidio, e quindi vado a bagnare la mia lima, e cerco di adesso togliere, diciamo, tutte le bavette che lei ha causate dal taglio che io ho fatto. Vedete che lei è veramente brava, sta lì proprio, direi siamo già a posto. Poi lei solitamente do la lima e procede anche da sola a farlo, vedete? Ok, brava Gigetta, sei stata molto brava, vediamolo anche dall'altra parte, ma direi che è perfetto, va molto bene, esatto, direi che andiamo molto bene. Come vedete, con lei è stato veramente molto semplice, bravissima, molto bene. Tocco con le dita che non ci siano spigoli strani, direi ottimo lavoro, taglio del becco fatto. Bene, come sempre spero di esserti stato in qualche modo d'aiuto, ma mi raccomando, ricordati sempre che se sei alla tua prima volta di non effettuarlo da solo, ma di farti aiutare comunque da una persona esperta che possa fartelo vedere in modo preciso e perfetto, per evitare di fare danni all'animale. Se questo video ti è piaciuto, ricordati di iscriverti al canale. Le iscrizioni al canale sono la linfa per questo canale, e quindi iscriviti al canale in questo momento, lascia il tuo like per non perdere nessun appuntamento. In descrizione, sotto questo video, troverai il link del video che è uscito un po' di tempo fa in merito alla manutenzione, diciamo, delle zampe. Grazie ancora per la visione e buona giornata.